Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Tutto bene? Oggi farò la mia chiamata in questa maniera perché è un weekend molto tosto, sono pieno di banchetti dove lavoro purtroppo, però tutti dobbiamo fare dei sacrifici, giusto? Però siccome ho voglia di portarvi la mia visione sul mercato di quello che potrebbe essere questa settimana che arriva, nonostante le 11 ore filate di lavoro, adesso sono qua a registrare il video ed è ciò che dovrebbero fare tutti coloro che hanno voglia effettivamente di arrivare da qualche parte, cioè sacrificarsi. Sacrificarsi perché si sa che c'è qualcosa di meglio che ci aspetta e io sono pronto a ricevere quel qualcosa di meglio. Va bene, detto ciò, andremo a parlare di quello che è la mia visione di mercato di alcuni pair, principalmente andremo a vedere come potrebbe muoversi lo yen giapponese, come potrebbe muoversi il dollaro americano. Ora, andiamo prima di tutto a vedere quello che potrebbe essere la prossima settimana come news. Come potete vedere già lunedì abbiamo qualche bella news sull'euro, abbiamo qualche news sulla sterlina, ancora sull'euro e sulla sterlina poi martedì, anzi sulla sterlina un bel po' di nuove info. Abbiamo anche nuove informazioni mercoledì per quanto riguarda il dollaro, giovedì pure e venerdì bene o male siamo tranquilli. Stranamente, di solito il venerdì è il giorno più tosto, invece questa volta è un po' più tranquillo. Allora, questo qui è l'indice del dollaro, il DXY. Come possiamo vedere, siamo comunque in una fase di ascensione incredibile, però negli ultimi giorni si stava avendo un poco di incertezza per quanto riguardava paure di recessioni e quant'altro. Sono soltanto news, non sono dati di concreto, dati concreti, perché come potete vedere questa zona qua comunque non è stata rotta, questa, e nel momento in cui andremo a rompere questa zona nell'indice del dollaro si va giù. Poi ovviamente, come potete vedere, qua ha fatto dei bei movimenti a ribasso, un bel movimento tosto, facciamolo rosso, un bel movimento tosto, quindi potrebbe essere l'inizio di quello che è un bel rintracciamento che serve molto al dollaro, che comunque siamo arrivati in questa zona qua, molto interessante, e che quindi dopo aver preso questa liquidità mensile potremmo iniziare un rintracciamento, almeno fino a queste zone, probabilmente, per poi ritornare su. Anche perché il dollaro, come potete vedere negli ultimi mesi, è solo ed esclusivamente salito, non fa assolutamente bene per un pair salire così tanto senza mai prendere un attimo di respiro, quindi ci si può aspettare un ritorno verso il basso, in maniera tale da poter riposare un pochettino il prezzo. E invece lo yen giapponese potrebbe cominciare una fase invece di salita. Non ci sono più dati dopo qua. Ok. Potrebbe cominciare una fase di salita perché come potete vedere ha creato minimi, facciamolo verde, minimi e massimi sempre superiori. Questa qui è un attimo una zona di incertezza, però abbiamo visto che abbiamo rotto tante strutture, abbiamo rotto questa, che in verità era questa qua, abbiamo rotto un po' di strutture, quindi possiamo pensare che sia l'inizio di un bel decollo anche per lo yen. Che significa, nel caso della sterlina yen, come potete vedere, qua abbiamo superato nel daily questo piccolo massimo, ma ancora abbiamo questo massimo qua precedente che ci regge. È stato toccato, ma non è stato rotto. Quindi, quindi possiamo benissimo pensare che potremmo andare a ribasso, anche perché qua c'è della liquidità, qua c'è della inefficienza da andare a colmare, soprattutto magari in time frame giornalieri lo vediamo meglio. Come potete vedere qua sotto c'è tutta inefficienza. Abbiamo un bel candelone, una bella engulfing seller che ci dà segno di gran forza dei sellers e come potete vedere l'RSI comunque conferma tutto, non va contro le nostre
non previsioni, ma contro quello che è il grafico. Una zona interessante che mi sono segnato non è più quella là sopra, perché comunque siamo andati a toccarla, siamo andati eh, a prendercela. Potrebbe essere questa. Questa qui potrebbe essere la prima zona di interesse della sterlina yen per andare a pingare, quindi fare un lavoro del genere, andare a toccare per poi andare giù. E comunque sarebbe un bel movimento da prendersi. Qua abbiamo della liquidità da prendere, qua c'è l'immissione dell'ultimo prezzo. Certo, potrebbe esserci anche questa zona, però nel momento in cui rompe questo massimo, a parer mio, si potrebbe anche pensare di andare a rialzo alla fine, perché comunque avremmo fatto un bel movimento dopo una rottura di struttura, quindi se regge bene questa zona potremmo benissimo benissimo andare avanti per un bel po', perché noi siamo andati a vedere nel daily potremmo arrivare fino a questa zona e si tratterebbe di, senza stare lì a vedere il calcolo del rischio, almeno 500 pips, che non fanno male, anzi sono bellissimi, oserei dire. Quindi potremmo vedere uno scenario del genere. Nel dollaro, nella sterlina dollaro è un po', non mi piace, non mi piace, perché abbiamo comunque rotto. Comunque abbiamo tanta forza seller. Nonostante il dollaro sia forte, siamo in una zona di possibile sell del dollaro, quindi potenza della sterlina. Mi ero segnato questa zona qua tanto tempo fa, c'è tutta questa voragine qui da andare a prendere. Non mi fiderei a cercare un sell qua. Nonostante la zona sia bella, ciao. Terrò d'occhio questa zona, però non mi fiderei molto. L'euro-dollaro alla fine non ha fatto come avevo visto, non l'ha fatto assolutamente. La nostra posizione ci siamo portati a casa un 1 a 7, che comunque non è male, anzi non è malissimo. È andato a rompere struttura e adesso cosa potrebbero essere gli scenari? O, come potete vedere nel 4 ore, c'è questa chiusura di inefficienza da andarsi a prendere, o se no nell'ora avremo questa prima zona che però probabilmente andrà a toccare, farà un rintracciamento per poi andare in zone un po' più basse se vuole proseguire buy, anche perché il DXY ci dà indicazioni di un possibile sell. Quindi questo qui potrebbe essere il movimento dell'euro che scende un pochettino per poi andare su. Quindi vediamo, non c'è niente di sicuro, niente di certo, come sempre, ovviamente. L'euro e sterlina, probabilmente siamo sempre in un territorio sell. Qua abbiamo una schematica eccezionale, vuol dire che abbiamo un sacco di liquidità, un sacco che di sicuro dovrà andare a prendere il mercato, anzi la segniamo subito. E le prime zone potrebbero essere o questa zona di immissione del prezzo, che come potete vedere non è stata ancora toccata, o se no questa zona un po' più alta. Vedremo, poi in settimana ci aggiorneremo, vedremo come andranno le cose. Io per questo video vi saluto, spero vi sia piaciuto, spero che abbiate capito anche come poter guardare al 100% le vostre analisi senza andare soltanto ed esclusivamente a vedere il grafico. Vi rimando sempre al solito messaggio di fare un qualcosa di bello per qualcuno, perché? Perché regalerete un momento incredibile per quella persona e non se lo scorderà mai. Io vi auguro una splendida giornata e ci vediamo il prossimo video.